Care amiche e amici appassionati d'arte, un caro saluto. La pittura preistorica. Perché nessuno ne parla fino quasi al 1900? Chi l'ha scoperta? Un cane? Una bambina? Come mai pitture che hanno resistito per 30.000 anni ora si distruggono in pochi anni? È vero che sono disegni simili a quelli dei bambini? Ecco le risposte. L'età della pietra non è quella che pensi. 32.000 anni fa. Siamo nel Paleolitico. Il nome Paleolitico, paleo dal greco palaios, che vuol dire antico, e litico dal greco litos, che vuol dire pietra, significa l'età della pietra antica. Per gli uomini di quell'era, la prima e unica occupazione era sopravvivere. Piccole comunità nomadi che si spostavano seguendo le migrazioni delle mandrie, trovando riparo temporaneo nelle grotte o in tende fatte di pelli e ossa di mammut. Per quanto ci sforziamo, oggi non possiamo nemmeno immaginare cosa significasse essere uomini a quel tempo. Eppure, proprio quegli uomini sono gli autori delle straordinarie pitture rupestri che noi oggi chiamiamo arte preistorica. Noi, gli uomini dell'Olocene, olos che significa tutto, intero, e kainos che significa nuovo o recente, quindi noi siamo gli uomini dell'era del tutto nuovo, quando ci siamo accorti dell'esistenza di questa bellezza? La risposta vi sorprenderà. Ieri mattina. La cecità degli esperti e il mea culpa. Pensate, per tutti i più grandi artisti della storia, da Giotto a Raffaello e da Caravaggio a Goya, l'arte preistorica semplicemente non esisteva. Il loro orizzonte si fermava all'antichità classica. Tutto ciò che era venuto prima veniva liquidato come primitivo, poco più che scarabocchi. Dopotutto, a chi sarebbe mai venuto in mente di esplorare caverne buie alla ricerca di capolavori? Dobbiamo aspettare il 1879. Siamo ad Altamira, in Spagna. Il cane di un cacciatore, che si chiamava Modesto Cubillas Pérez, esplorando con entusiasmo il terreno per fare d'avanguardia al suo padrone, si infila in una grotta. Nel recuperarlo, il cacciatore nota dei segni sulla roccia, ma non ci fa troppo caso. Ne parla però con il proprietario del terreno, il giurista nobile Marcelino Sanz de Sautuola, che aveva la passione per collezionare oggetti antichi. Sautuola controlla, vede i graffiti e ne resta affascinato, ma inizialmente non afferra la reale portata della sua scoperta. Ci vorranno altri 3 anni e l'istinto di una bambina. Sautuola torna nella grotta e porta con sé la figlioletta Maria. Mentre il padre scava, osserva la parete all'altezza dei suoi occhi, Maria fa la cosa più semplice e rivoluzionaria del mondo. Alza lo sguardo verso la volta. È lì che avviene la meraviglia. Sautuola segue il ditino della figlia e vede un brulicare di vita, bisonti, segni, colori che avvolgono lo spettatore come in una moderna caverna immersiva. Sautuola capisce immediatamente di trovarsi davanti a qualcosa di immenso. Gli accademici dell'epoca, invece, non capiscono nulla. Accusano Sautuola di falsificazione, sostengono che quei dipinti così nitidi e espressivi li abbia fatti lui. Come poteva una pittura durare 30.000 anni ed essere ancora così perfetta? Il povero giurista morì senza vedere ristabilito il proprio onore. Solo 4 anni dopo la sua morte, nel 1902, il più influente degli scettici, Émile Cartaillac, pubblicò sulla rivista L'Anthropologie un articolo dal titolo emblematico Mea culpa d'uno sceptic.
L'archeologia ufficiale doveva arrendersi all'evidenza. Il disastro umano, da Lascaux alla Daura. Da quel momento la strada è segnata. In tutto il mondo iniziano a riaffiorare capolavori con la roccia al posto della tela. Lascaux e Chaveux in Francia, siti in Argentina, in Africa, ovunque. Ma la folla di appassionati e curiosi porta con sé un disastro che era rimasto lontano per millenni: la modifica del microclima. Nelle grotte l'umidità è vicina al 95%. Con l'ingresso dell'uomo tutto cambia. L'anidride carbonica che emettiamo ad ogni respiro si combina con la roccia che inizia a sfaldarsi e a cadere, portandosi via le pitture. In più, i nostri corpi sono pieni di batteri che non aspettavano altro per creare muffe devastanti. Il caso di Lascaux è emblematico. Aperta nel 1948, la grotta fu chiusa definitivamente nel 1963 perché una muffa scura stava divorando tutto. Oggi, per visitarla, dobbiamo accontentarci di Lascaux 4, una copia ipertecnologica in 3 dimensioni che riproduce fedelmente forme e pigmenti, salvando così l'originale. E in Italia? In Italia abbiamo un unicum mondiale, le grotte della Daura sul Monte Pellegrino a Palermo. Sono di un interesse inestimabile perché, a differenza di altri siti, i soggetti non sono animali, piante, ma figure umane in movimento. Purtroppo la gestione di questo sito è lo specchio di un disastro tutto italiano. Nel 1943 gli alleati sbarcano e usano le grotte come deposito di esplosivi. E gli esplosivi che fanno? Esplodono. L'esplosione accidentale che seguì, ironicamente, distrusse una parte della caverna ma rivelò nuove incisioni. Negli anni 60 la speculazione edilizia selvaggia ha minato l'assetto idrogeologico del costone. Risultato? Dal 1997 la Daura è chiusa per pericolo di crolli. Siamo oggi nel 2026. Si parla di continuare a destinare miliardi per costruire un ponte che al momento è solo un fantasma, mentre una cattedrale del Paleolitico resta sbarrata, chiusa al mondo e poco studiata. La tecnica dei primi pittori. Ma cosa ci racconta davvero l'arte preistorica? Ha letteralmente capovolto la nostra idea di evoluzione. Prima si pensava al cavernicolo come a un essere puramente brutale, dedito solo a cacciare, mangiare e riprodursi. Le pitture dimostrano il contrario. I nostri antenati possedevano una capacità cognitiva avanzata, quella di astrarre e rappresentare la realtà attraverso i simboli. L'uomo non è diventato intelligente quando ha costruito le prime città, lo era già pienamente quando viveva in piccoli gruppi nomadi. Davanti a queste opere, persino i maestri del modernismo sono rimasti a bocca aperta. Ricordiamo Picasso e Klee, ne hanno tratto profonda ispirazione e a volte hanno anche copiato. E da pittore vi dico che dal punto di vista tecnico, gli uomini del Paleolitico erano dei geni. Primo, conoscevano il rilievo e quindi sfruttavano le sporgenze naturali della roccia per dare tridimensionalità e volume ai corpi degli animali. Secondo, avevano una conoscenza avanzata della chimica perché miscelavano ossidi di ferro, manganese e carbone con leganti naturali, creando vernici che hanno dimostrato di resistere per oltre 30.000 anni. Terzo, usavano tecniche complesse. Sapevano usare un aerografo primitivo, soffiando il colore attraverso canne ossee per fare le celebri sagoma delle mani, e dominavano il puntinato e il contorno inciso. E fare un contorno significa saper disegnare. Inoltre, il linguaggio per immagini della preistoria è universale, unitario in tutto il mondo.
La scrittura, quando nascerà millenni dopo, sarà frammentata, caratteri cuneiformi, geroglifici, ideogrammi, è già una Babele. L'arte rupestre invece parla una lingua sola. Magia, caccia virtuale e l'anima rubata. Ma perché questi uomini dipingevano nel buio profondo delle grotte? La teoria più accreditata è che queste immagini avessero una funzione magico-propiziatoria. L'uomo preistorico era estremamente pratico. Dipingere un bisonte significava anticiparne il possesso reale di quell'animale. Per lui, lo spazio-tempo tra il disegno e la cattura non era così separato come lo è per noi. I due fatti erano connessi. Spesso, infatti, gli animali disegnati hanno tracce di lance, colpi di freccia, quelle vere, e presentano segni di colpi reali, inferti sulla roccia con armi vere. Una vera e propria caccia virtuale. Un aneddoto sui nativi americani ci aiuta a capire questa mentalità. Un giorno un nativo osservò un ricercatore occidentale intento a disegnare dei bisonti e disse: "Da quando quell'uomo bianco disegna i bisonti, gli animali in natura sono diminuiti, li sta prendendo tutti sul foglio". È la stessa logica per cui, secoli dopo, molti popoli rifiuteranno di farsi fotografare, convinti che l'obiettivo e l'immagine che se ne ricava rubi l'anima e l'identità della persona. L'uomo paleolitico non era un bambino. Spesso si sente dire che la pittura paleolitica assomiglia ai disegni dei bambini. Questo è un errore concettuale enorme. Un bambino non dipinge ciò che vede, dipinge ciò che sa. Se disegna una casa, unisce la facciata anteriore a quella laterale, esagera le proporzioni delle cose importanti e rimpicciolisce il resto. Se osservate un bambino che disegna, noterete che non si guarda mai intorno, non alza lo sguardo dal foglio, perché sta proiettando la sua struttura mentale, il suo pensiero. Il pittore paleolitico, invece, dipinge rigorosamente ciò che ha visto. La sua vista aveva una capacità di cogliere dettagli, colori e sfumature che già l'uomo del Neolitico, più astratto, perderà. Nel Paleolitico troviamo studi sul movimento che la storia dell'arte occidentale affronterà solo millenni dopo. Cosa vuol dire studi sul movimento? Approfondiamo il concetto. Uno dei limiti della pittura è che le immagini sono ferme, non si muovono come alla televisione o al cinema. Come si può allora dare il senso di un movimento che qualcosa si muove? Esattamente come i fotogrammi del cinema, disegnando le figure in successione, una dopo l'altra, in modo da descrivere il movimento che compie il soggetto. Il primo che affronta il problema con grande eleganza è, tanto per cambiare, il genio Leonardo da Vinci. Nel suo quadro Sant'Anna, la Vergine e il bambino con l'agnellino, dipinto intorno al 1510, il grande Leonardo rende il movimento della Vergine che si abbassa verso il bambino, creando un fotogramma in movimento con il viso di Sant'Anna. Leonardo dipinge i due fotogrammi e la nostra mente costruisce il resto. Lo stesso stratagemma lo usa Degas con le sue ballerine. Le ballerine sono tre, ma sono quasi identiche e il senso è quello di vedere una sola ballerina in diversi movimenti. Marcel Duchamp, celebrato artista concettuale, adopera la fotografia per ricercare lo stesso effetto, con un uomo che scende le scale. E infine, il pittore italiano Giacomo Balla, nel 1912, dipinge Dinamismo di un cane al guinzaglio, dove moltiplica le zampette del suo cagnolino nell'intento di rendere dinamico il movimento un quadro perfettamente fermo. Se consideriamo questi artisti dei grandi maestri o addirittura dei geni, cosa dire dei pittori paleolitici che hanno dipinto questo? E questo? Possiamo dire che hanno pensato e applicato lo stesso sistema, ma
32.000 anni prima. L'arte preistorica ci costringe a una missione definitiva. L'arte non è un vezzo della civiltà. Non è un lusso che ci si concede a pancia piena quando avanzano tempo o risorse. L'arte è un'attività essenziale dell'essere umano. È un battito necessario al cuore stesso della nostra biologia. L'arte fa parte di tutti noi, fin dal primo giorno. Spero che questo piccolo viaggio nella preistoria vi sia piaciuto e vi aspetto nel prossimo video. Che l'arte sia con voi.